Ciao a tutti, io sono Carla e oggi ti propongo una ricetta toscana, precisamente della provincia di Prato. Sono i panini di Sant'Antonio Abate, il protettore degli animali e degli agricoltori. Si preparano in questo periodo, soprattutto il 17 gennaio, perché è la festa di Sant'Antonio Abate. I panini sono semplicemente deliziosi, morbidissimi, sono dei panini al latte semplici, da gustare sia dolci che salati. Vieni con me in cucina e prepariamoli insieme. Preparo il lievitino. Metto 9 g di lievito di birra fresco nella terrina, se usi quello secco ne basteranno 3 g. Aggiungo 100 g di latte leggermente tiepido oppure a temperatura ambiente e sciolgo il lievito. Aggiungo 100 g di farina zero con 12 g di proteine. Le proteine sono la forza della farina, le trovi scritte sulla confezione. Come puoi vedere il preimpasto è morbido, lo copro con un piattino oppure con pellicola alimentare e aspetto il raddoppio del volume. Il lievitino raddoppiato di volume lo inserisco all'interno di un'ampia terrina. Aggiungo 150 g di latte, 50 g di zucchero e mescolo. Metto un uovo medio. Aggiungo 50 g di olio extravergine di oliva, in alternativa puoi mettere dell'olio di semi. Inizio a mescolare e aggiungo 400 g di farina zero con 12 g di proteine. Prima di integrare tutta la farina aggiungo 6 g di sale. Finisco di aggiungere tutta la farina ed impasto bene. Ora posso impastare con le mani. Metto uno spolvero di farina e impasto sul piano di lavoro. Mi raccomando, metti solo uno spolvero di farina perché l'impasto dovrà rimanere morbido. Puoi preparare questo impasto anche con la planetaria. Ho lavorato l'impasto per pochi minuti, adesso lo inserisco all'interno di un contenitore unto con dell'olio. Lo copro col coperchio e aspetto il raddoppio del volume. Ecco l'impasto perfettamente lievitato. Lo trasferisco sul piano di lavoro. Formo un filoncino e lo divido in tanti pezzi del peso di circa 35 g ciascuno. Con le dosi che ti ho dato ho ottenuto 25 pezzetti di impasto. A questo punto formo delle palline. Prima porto l'impasto al centro chiudendolo a fagottino, poi lo faccio roteare sul piano di lavoro. Procedo in questo modo fino a formarle tutte. In questa fase non occorre usare farina. Metto le palline nella teglia da forno rivestita con carta da forno, distanziate tra di loro perlomeno di 1 centimetro. Ho sistemato i panini, adesso li copro con della pellicola alimentare e li lascio lievitare fino al raddoppio del volume. Ed ecco i panini hanno raddoppiato di volume, li spennello delicatamente con un tuorlo e 2 cucchiai di latte, così durante la cottura assumeranno un bel colore dorato. Posso infornare nel forno già caldo statico a 180 gradi per 20-25 minuti o fino a doratura desiderata. Ecco i panini pronti dopo 20 minuti di cottura.
Preparo uno sciroppo con acqua e zucchero, li spennello sulla superficie. Ovviamente questa fase è facoltativa. Metto 30 g di acqua, 30 g di zucchero, lo porto sulla fiamma, faccio sciogliere lo zucchero completamente. Spennello i panini quando sono ancora caldi. La sofficità di questi panini si commenta da sola. Guarda che meraviglia! E adesso gustali come ti piace, con burro e marmellata oppure burro e affettati. Fammi sapere quale versione preferisci. Prova, assaggia. Favolosi, si sciolgono in bocca. Adoro il contrasto dolciastro sul salato di questi panini, semplicemente spettacolare. Provali davvero. Sono deliziosi da portare in tavola per una cena in famiglia oppure con gli ospiti. Spero che la ricetta ti sia piaciuta. Se ti è piaciuta, come sempre ti invito ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella delle notifiche. Ciao e alla prossima ricetta!